Sono in molti ad aver pensato almeno una volta di mollare tutto e trasferirsi in montagna per vivere con una piccola attività agricola. Io l'ho fatto alcuni anni fa e in questo video racconto tutta la storia. Il video era stato realizzato nel 2020 e pubblicato a episodi su un altro canale. Ora lo riproponiamo in versione integrale sul canale Rurale Digitale perché è attualissimo e contiene un sacco di informazioni e suggerimenti utili per chi vorrebbe fare un'esperienza simile, ma non solo. Ti consiglio di guardarlo interamente perché si tratta di un'esperienza reale sviluppata nel corso di diversi anni e raccontata senza romanticismo, ipocrisia o propaganda. Un'esperienza che può essere molto utile e interessante per tutti, anche per chi non è interessato al settore agricolo. Pensa che bello svegliarsi in una casetta in mezzo al verde, immersa nel silenzio e circondata da montagne. Pensa ai colori dell'alba nelle diverse stagioni. Immagina di fare colazione all'aperto in estate oppure davanti al fuoco a legna in inverno. Poi immagina un'attività di coltivazione di frutti di bosco, erbe officinali, frutta, verdura e tu che ti dedichi a questa attività. Immagina la fatica fisica ma anche il riposo su una sdraio all'ombra di un grosso noce. Immagina tutti i comfort, ma anche la soddisfazione per le piccole cose, come ad esempio un panino, con il pane fatto da te, mangiato durante una pausa nella stagione della raccolta. Oppure pensa alle grigliate sul prato con la famiglia o gli amici. Senti il sapore delle fragole appena raccolte, o quello dei mirtilli, o dei lamponi, o ancora il profumo delle erbe aromatiche. Immagina i prodotti biologici, naturali, sanissimi e buonissimi che puoi realizzare con un'attività come questa. Immagina le diverse possibilità che hai per venderli direttamente e vivere con questo lavoro. Poi pensa ai tramonti spettacolari di 1000 colori e alle giornate davanti al fuoco quando c'è la neve. Credi che sia un sogno impossibile da realizzare? Beh, io l'ho fatto partendo da zero e dopo aver fatto altre esperienze lavorative molto diverse tra loro. E puoi farlo anche tu, te lo assicuro. Però devi fare attenzione a molte cose e non devi farti fregare dall'entusiasmo eccessivo, da presunte capacità che non hai, da certe visioni romantiche, dalla mancanza di attenta pianificazione o di studio e approfondimento su tematiche essenziali. In periodi particolari dove si incontrano difficoltà di ogni genere, insoddisfazione, frustrazione e stress, pensare a un ritorno alla terra organizzandosi per essere autosufficienti è un sogno che accarezzano in molti. Molti ci provano, ma non sempre le cose vanno nel modo idilliaco immaginato. Gli errori e le fregature che possono avere conseguenze negative a lungo termine sono sempre dietro l'angolo. C'è anche tantissima propaganda di parte che dipinge scenari con infinite possibilità alla portata di tutti. Ma è davvero così? Ho deciso di parlarti delle mie esperienze e di come ho messo a frutto capacità acquisite nelle diverse attività che ho fatto. Ti spiegherò cosa mi ha spinto a cambiare radicalmente vita e lavoro, diverse volte in molti anni, fino ad arrivare a una startup agricola innovativa in montagna. Anche se sei insoddisfatto, prendere la decisione di cambiare vita e lavoro, lasciando certezze per avventurarti in territori pieni di incognite, è sempre molto difficile, no? Spesso poi
È difficile anche trovare qualcuno con cui parlarne liberamente in modo costruttivo. Anche da parte delle persone che ti stanno vicino, a volte c'è diffidenza, se non aperta ostilità nei confronti di progetti che magari tu stai sviluppando. È una situazione tipica che può capire solo chi ci è passato, come è capitato a me più volte. Nel corso degli anni sono venute a trovarmi in azienda molte persone che avrebbero voluto fare una scelta come la mia. E lì mi sono reso conto che la stragrande maggioranza di loro si stava facendo incantare da situazioni insostenibili e da molta propaganda. Io avevo fatto un progetto molto dettagliato, sviluppato un business plan molto realistico e definito obiettivi e strategie precise. Nonostante questo, nel corso degli anni molte cose sono state stravolte e non oso pensare a cosa sarebbe potuto accadere a chi avrebbe voluto fare una scelta come la mia senza avere le idee chiare. Esistono molte organizzazioni che offrono sostegno a chi vuole avviare un'attività imprenditoriale, però quasi sempre sono aiuti troppo generici e teorici, tutto molto lontano da quello che poi ti trovi ad affrontare ogni giorno con la tua attività. Io non ero uno sprovveduto, da diversi anni lavoravo in proprio e avevo avviato diverse iniziative. Sono sempre stato convinto dell'assoluta necessità di avere una mentalità imprenditoriale, così come sono sempre stato consapevole del grosso rischio di innamorarsi della propria idea, dimenticandosi di guardarla in modo realistico. Insomma, sapevo tutte queste cose, nonostante ciò ho fatto parecchi errori. Quindi, se vuoi un consiglio, stai attento a non farti fregare, non solo dal mondo esterno, ma prima di tutto dal tuo entusiasmo. Se vuoi arrivare anche tu a svegliarti in una casa in mezzo al verde e al silenzio, con i colori dell'alba che creano cartoline spettacolari diverse ogni giorno, lo puoi fare. Ma non seguendo certe astruse teorie fallimentari e nemmeno, come dicono molti, con la forza della tua mente. Lasciamo stare certe amenità e parliamo di progetti seri e realizzabili. Per raggiungere risultati concreti servono determinazione, entusiasmo, ma anche molta razionalità e soldi. E chi ti vuol far credere il contrario lo fa per un proprio tornaconto. Ok, adesso torniamo al progetto Settimo Cielo, che è il nome della mia azienda agricola. Vediamo come ho cercato e trovato il terreno adatto. Tutto è cominciato nel 2007 circa. Avevo un'altra attività che andava bene. Si chiamava Cloud9 Flight Simulations. Facevamo software per simulazioni di volo e i nostri prodotti erano conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Però, da un po' di tempo stavo pensando a qualcos'altro. Qualche anno prima avevo conosciuto, quasi per caso, la frutta e la verdura disidratata. Quindi ho deciso di sviluppare un nuovo progetto per realizzare questi prodotti, molto diffusi in diversi paesi, ma ancora poco conosciuti in Italia. Ne parlerò più in dettaglio in un altro capitolo di questa storia. Poi ero anche stanco del panorama di pianura che vedevo dalla finestra del mio studio. Quindi ho deciso di sviluppare un progetto per creare una startup agricola in montagna per coltivare frutta e verdura da trasformare in prodotti disidratati. Ho fatto molte ricerche. Sono andato a visitare diverse aziende agricole e aziende di trasformazione. Poi ho preparato un business plan per la mia attività. Era fattibile. Quindi ho deciso di vendere la casa dove abitavo e di cercare un posto adatto dove sviluppare il progetto. La ricerca è iniziata da lontano. No, non così lontano. Ancora un po' più vicino? Una mappa più recente, no? Ok, ecco. Alla fine, sebbene avessi preso in considerazione anche altre aree,
mi sono orientato per una zona in Lombardia, provincia di Bergamo, la Valle Brembana. La Valle Brembana inizia nella pianura pedemontana a nord di Bergamo e si estende verso nord fino alle Alpi Orobbie. È caratterizzata da zone molto diverse tra loro. Ci sono aree fin troppo urbanizzate nei centri principali di fondovalle, ma anche altre zone molto belle e anche impervie a poca distanza dai paesini e salendo di quota. Per cercare il terreno adatto ad avviare la mia azienda agricola, ho percorso la Valle Brembana in lungo e in largo nell'arco di parecchi mesi e Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. questo l'ha già detto uno più famoso di me. Però ti posso assicurare che ho visto cose assurde e mi sono state fatte proposte veramente indecenti. Sì, proposte indecenti, perché molti, approfittando della tendenza del ritorno alla natura in voga da alcuni anni, volevano fare affaroni vendendo ruderi o terreni inutilizzabili a qualche sprovveduto. Si presentavano con il solito sorrisone e gli atteggiamenti tipici da agente immobiliare e poi finivano per assomigliare a Totò che vendeva la fontana di Trevi. Io di solito iniziavo cercando tra gli annunci online e poi approfondendo, sempre online, per cercare di scoprire il più possibile sulla zona. Poi, per quelle proposte che mi sembravano interessanti, prendevo un appuntamento per dei sopralluoghi. Inutile dire che mi hanno proposto veramente di tutto, a partire da terreni verticali e rocciosi ad altri completamente ricoperti da vegetazione e rovi impenetrabili. Altri ancora con un orientamento inadatto per qualsiasi cosa, ad esempio con un'esposizione a nord in vallette dove il sole penetrava per poche ore solo in estate. Altri a quote troppo elevate per le coltivazioni che volevo fare, oppure quasi completamente rocciosi. Insomma, sebbene valutassi tutti i possibili parametri prima di andare a visitare il posto, mi sono imbattuto anche in agenti immobiliari senza un briciolo di dignità che facevano proposte che scartavo in pochi secondi. Insomma, è scontato che si debba fare attenzione a tutte le caratteristiche necessarie quando si cerca un terreno in montagna adatto per costruirci una piccola azienda agricola. La cosa migliore sarebbe stato poter contare anche sui consigli di qualcuno con adeguate conoscenze ed esperienze, ma io non ne ho trovati, nemmeno presso l'organizzazione di categoria a cui mi ero rivolto, Coldiretti, dove ho trovato solo burocrazia e supporto per sfruttare tutte le iniziative assistenzialistiche, anziché supporto per lo sviluppo di vere attività imprenditoriali sostenibili economicamente. Ripensandoci adesso, con l'esperienza che ho fatto, mi viene da ridere quando sento quelle notizione di terreni di qualche ente statale in vendita per l'insediamento di nuove aziende agricole per i giovani. A parte che chi pensa che sia possibile ottenerli per pochi euro si sbaglia clamorosamente. Poi bisognerebbe chiedersi perché sono stati abbandonati e quindi iniziare a pensare che non sono tutte rose e fiori. Ad esempio, bisogna considerare la zona o la posizione in cui sono ubicati. Poi bisogna considerare le dimensioni, quasi sempre sono molto grandi, quindi solo alla portata di grosse aziende già esistenti che oltretutto dispongono anche di tutte le attrezzature per coltivarli. Quindi non sono certo adatti a chi pensa di avviare una piccola attività. Poi mi viene ancora più da ridere quando sento le notizie di case in vendita a prezzi simbolici, tipo €1, in piccoli borghi o cose simili. Rido pensando a tutti quelli che ci cascano senza rendersi conto di quello a cui vanno incontro, perché in questi casi l'acquisto è solo un elemento trascurabile. Certo, spesso si tratta di immobili in posizioni bellissime, ma anche spesso non facilmente accessibili. Poi c'è il problema che sono ruderi e quindi la ristrutturazione costa molto più di una nuova costruzione. E dopo che hai speso un capitale, magari ti rendi conto di avere vicini non propriamente simpatici. Ma sono aspetti di cui parlerò in un altro video, dato che anch'io, quando ho finalmente trovato il terreno adatto per costruirci la mia azienda agricola, pensavo di poter recuperare i rustici che erano presenti.
Comunque, tornando alla mia ricerca del terreno, avevo trovato anche diverse proposte interessanti in zone molto belle. Molte però avevano un altro grosso problema: la strada di accesso. Spesso quelle che sulle mappe catastali venivano indicate come strade comunali o agro-silvopastorali erano solo lontani ricordi di sentieri e mulattiere ormai completamente sommersi dalla vegetazione, oppure non erano di facile accesso, oppure ancora erano al centro di contenziosi tra amministrazioni locali e privati che ritenevano di avere diritti assurdi oltre che illegali. E anche questa è stata un'esperienza che ho vissuto e che si è trascinata per anni, anche con azioni illegali. Ne parlerò in un altro video perché ho scoperto che è una situazione molto molto comune. Alla fine, dopo circa un anno di ricerche, sono riuscito a trovare il terreno adatto alla mia nuova azienda agricola. Erano 4 ettari, 40.000 metri quadri, con una perfetta esposizione a sud, a circa 700 metri di altitudine. Parte del terreno era ancora adibito a pascolo, quindi, come hanno poi confermato anche le analisi di laboratorio fatte sul terreno, praticamente ottimi per l'impianto dei frutteti. C'erano zone di bosco, parti di prato in leggera pendenza ed altre che richiedevano la sistemazione di balze naturali o la creazione di terrazzamenti. C'erano alcuni rustici belli visti in fotografia, ma non recuperabili per farci abitazione e laboratorio di trasformazione, e c'erano vacche e cavalli che si godevano la tranquillità. L'avventura poteva entrare nel vivo. Ma non è finita, il bello deve ancora arrivare. Prima di proseguire però, metti un like al video per renderlo più visibile, condividilo e non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube Rurale Digitale. Nell'autunno del 2007 mi sembrava di aver trovato il terreno adatto al mio progetto. In questo video ti racconto i primi passi per l'avvio dell'attività dell'azienda agricola Settimo Cielo. Il terreno si trovava in una delle frazioni alte del comune di Camerata Cornello, in Valle Brembana, provincia di Bergamo. Quel giorno, mentre percorrevo la statale della Valle per tornare a visitarlo, mi sono fermato al paese precedente per osservare da lontano il Monte Cancervo. Il terreno era sulle sue pendici, a circa 700 metri di altitudine. Anche visto da lontano, quel monte mi piaceva, ma allora non avrei mai immaginato tutto quello che sarebbe successo negli anni a seguire. Questo spezzone video di bassa qualità testimonia il livello tecnologico piuttosto scarsino dei telefonini dell'epoca. Giusto per dare un riferimento preciso, la prima versione dell'iPhone di Apple era disponibile da poco sul mercato americano e non era ancora arrivata su quello italiano. La zona mi piaceva. Il borgo, composto da un piccolo nucleo di vecchie case, era abitato solo da 2 persone, una signora centenaria e suo figlio. Poi c'erano alcuni frequentatori saltuari. Il terreno aveva le caratteristiche perfette per il mio progetto. Come ho già spiegato, era esposto a sud ed era protetto a nord-nord-ovest dal Monte Cancervo, spettacolare con le sue creste rocciose alte poco meno di 2000 metri. Le costruzioni presenti sul terreno comprendevano una tipica stalla seminterrata con fienile nella parte superiore, edificata a metà Ottocento, una casetta aggiuntiva costruita nel 1950 e usata come deposito e rudimentale casera, il locale per preparare il formaggio, e poi un'altra stalla con fienile nella parte bassa del terreno. C'era un sacco di lavoro da fare. Le zone a prato andavano sistemate anche perché erano molto rovinate a causa del pascolo delle vacche. Poi c'erano pezzi di bosco, anch'essi conciati malissimo perché non sottoposti a manutenzione da anni, con alberi caduti, sradicati e frane. Apro una parentesi. Quando si sentono certi commenti degli ambientalisti della domenica, cadono le braccia. Queste persone vorrebbero che l'ambiente venisse lasciato a se stesso, salvo poi lamentarsi del dissesto, delle frane, degli incendi e via di seguito.
Nel corso degli anni, quando facevamo manutenzione anche tagliando gli alberi che andavano tagliati, capitava sempre qualche cittadino in gita che ci accusava di essere distruttori dell'ambiente. Lo facevano senza conoscere minimamente la realtà e senza sapere che il taglio degli alberi viene sempre fatto seguendo precise normative e facendo in modo che si riformi in fretta e meglio. Chiudo la parentesi perché l'argomento ci porterebbe troppo lontano. Alla fine, dopo l'ennesima visita e alcune verifiche fatte presso l'ufficio tecnico del comune, ho deciso di comprare quel terreno di 4 ettari a 700 metri di altitudine circa. Nei mesi successivi ho affidato ad un tecnico la preparazione del progetto per la sistemazione del terreno e per la realizzazione dei fabbricati. A novembre 2008 il comune ha rilasciato il permesso di costruire, ma, prima sorpresa, non per l'adeguamento e la sistemazione della strada di accesso. In pratica non potevo entrare sul mio terreno. Assurdo e ridicolo, sia perché le leggi consentono sempre l'accesso ai terreni agricoli con mezzi adeguati alle necessità odierne, eventualmente anche transitando su terreni privati, sia perché questa era una strada pubblica occupata abusivamente. Sì, era una strada pubblica, come chiaramente indicato su tutte le mappe, anche quelle più antiche. E oltretutto, l'ufficio tecnico del comune, interpellato da me prima dell'acquisto, mi aveva confermato che non ci sarebbe stato nessun problema di accesso. Anzi, erano ben contenti se avessi ripristinato questa strada a mie spese, anche perché avrebbe consentito di raggiungere una sorgente con una presa d'acqua usata per l'acquedotto comunale e ormai inaccessibile a causa della vegetazione che aveva invaso l'antica strada. Cosa era successo? Semplicemente che alcuni proprietari di immobili che si affacciavano su tale strada avevano deciso, nel corso degli anni, di appropriarsi di parte del suolo pubblico ampliando abusivamente le loro proprietà. Il comune non voleva scontrarsi con loro e quindi di fatto mi impediva di transitare. Si poteva passare solo sulla parte residua di strada lasciata libera dagli occupanti, ma questo consentiva solo l'utilizzo di piccoli mezzi, assolutamente inadeguati alle attività della mia azienda agricola e al cantiere che stavamo avviando. Alla faccia dello spopolamento delle aree montane, verrebbe anche da dire. Dato che non esistevano altri accessi, visto che le leggi erano chiare e visto che non ero lì per fare il turista con la seconda casa, ma per gestire un'attività, è stato inevitabile il ricorso al TAR. Le motivazioni erano chiare ed inoppugnabili. Intanto però il tempo passava e, siccome la decisione del TAR non sarebbe arrivata in tempi brevi, non potevo aspettare. Così, ad aprile 2009, abbiamo iniziato i lavori per la sistemazione del terreno e per l'impianto dei frutteti. Le difficoltà di accesso erano enormi. Potevano passare solo piccoli mezzi, non certo adeguati al cantiere che si stava aprendo. Questo ha comportato un sacco di lavoro aggiuntivo, fatica, oltre che, naturalmente, consistente aumento dei costi e allungamento dei tempi. Era una bella giornata di primavera e vedere il primo mini escavatore che iniziava ad abbozzare i sentieri rappresentava un traguardo importante. L'avventura con l'azienda agricola era iniziata da un paio di anni e solo in quel momento iniziavo a vedere qualcosa di più concreto delle scartoffie. In questo periodo di tempo avevo sviluppato in dettaglio il progetto e avevo definito obiettivi ben precisi e strategie chiare. Avevo frequentato corsi e visitato diverse aziende agricole tradizionali.
Non avevo mai pensato di creare la classica azienda agricola dell'immaginario collettivo, quella con galline che razzolano sull'aia, simpatici animali nelle stalle, autoproduzione di un po' di tutto e cose del genere. Non l'avevo mai pensato perché i fatti reali che avevo analizzato e che stavo analizzando e i numeri dimostravano come questo approccio fosse già fallimentare da anni, nonostante la propaganda romantica di molte fonti. Una di queste fonti era sicuramente Coldiretti, a cui mi ero iscritto, e dove avevo scoperto subito un carrozzone burocratico ed anacronistico. Sì, perché anche se ad occhi inesperti sembra che Coldiretti, ma non solo, sia uno dei massimi paladini del cibo buono, del made in Italy e dell'ambiente patinato, la realtà è ben diversa. Intendiamoci, all'interno dell'organizzazione ho trovato competenze, molte persone disponibili e in gamba. Però, l'organizzazione lavora con un unico scopo che ho trovato subito irritante e insopportabile, per non dire di peggio, cioè l'assistenzialismo. Tutto ruota intorno alla burocrazia e alla ricerca di contributi, sussidi e cose del genere. Certo che con la burocrazia bisogna conviverci ogni giorno e quindi è utile, anzi indispensabile, avere qualcuno che ti dà una mano. Però mi sarei aspettato che Coldiretti fosse anche impegnata a combattere questo stato di cose, anziché farne la propria linfa vitale. Mi sarei aspettato di sentire usare anche termini come visione imprenditoriale, competitività, innovazione vera. Invece il vocabolario era limitato a contributi, sussidi, fondo perduto e via di seguito. Cioè il veleno che porta a rafforzare sempre di più abitudini sbagliatissime e mancanza di vera innovazione, competitività e capacità di operare sui mercati di oggi anche da parte dei giovani. Tanto, perché fare fatica? Visto che c'è sempre qualche contributo che sopperisce alle vere capacità imprenditoriali. Perché fare fatica? Ma anche qui, intendiamoci, non parlo della fatica fisica che fanno tutti quelli che operano in questo settore con le piccole aziende. Parlo della fatica più importante per chi vuole sviluppare e far crescere un'attività, cioè studiare, aggiornarsi, in continuazione, sperimentare in modo efficace, inventare cose nuove e competitive, anziché adagiarsi nel deleterio "abbiamo sempre fatto così". Insomma, ero nel mondo agricolo da poco, ma questo aspetto l'ho subito ritenuto insopportabile. Anche perché penso sia paradossale e incompatibile con la definizione di imprenditore agricolo professionale che solitamente ha chi opera in questo settore. Qualifica che avevo ottenuto anch'io in via condizionale, poi confermata nell'autunno di quell'anno. Non c'è niente di imprenditoriale nelle abitudini che Coldiretti e le altre organizzazioni di categoria contribuiscono a mantenere nei propri iscritti. Niente. Sì, era una bella giornata, ma il genius loci, che sicuramente vedeva più lontano di me, si stava facendo una bella risata. Nei video precedenti ti ho raccontato le fasi che vanno dall'idea alla progettazione della mia azienda agricola. In questo ti racconterò l'inizio dei lavori ed i primi anni di sviluppo dell'attività. Prima di proseguire però, metti un like al video per renderlo più visibile, condividilo e non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube Rurale Digitale. Dopo i rilievi era stata preparata la planimetria del terreno su cui ho iniziato a lavorare per progettare i frutteti.
Erano state valutate le caratteristiche delle diverse zone del terreno e quindi individuate le coltivazioni più opportune. Per ogni zona avevamo definito anche i percorsi dei sentieri di accesso ed i lavori necessari per preparare il terreno ai nuovi frutteti, ma anche agli impianti tecnici necessari. La strada principale si snodava sul terreno, ma presentava il grosso problema che ho spiegato nel video precedente e consentiva l'accesso solo di piccoli veicoli inadeguati alle necessità. Sono stati realizzati gli allacciamenti per l'acqua potabile, con parecchie difficoltà vista la necessità di passare in un bosco senza l'uso di mezzi meccanici ma scavando solo con il piccone, e per l'energia elettrica. Poi sono stati interrati anche tutti i cavidotti necessari e infine sono arrivate le prime piante. Il mese di luglio di quell'anno è stato talmente piovoso che ha bloccato tutti i lavori. Quando finalmente le condizioni meteo sono migliorate, i lavori sono ripresi. Per dissodare il terreno e prepararlo ai filari di frutti di bosco è stato necessario usare un escavatore chiamato ragno, dotato di 2 sole ruote e di zampe anteriori mobili che permettono di lavorare anche su forti pendenze. Il terreno era stato preparato, quindi sono iniziati gli impianti dei frutteti. Per la fornitura delle piante e per la preparazione dei frutteti mi ero affidato a un'azienda specializzata che mi aveva consigliato anche le varietà più adatte. C'è da dire che mentre sui piccoli frutti i risultati potevano essere quasi certi, su altre coltivazioni bisognava sperimentare un po', considerando l'ubicazione e le caratteristiche del terreno. Nel corso degli anni le previsioni si sono confermate praticamente tutte. Sui piccoli frutti i risultati sono sempre stati eccellenti, così come per le mele. Altra frutta, invece, si è confermata piuttosto inadatta, anche se alcune piante hanno prodotto frutti buonissimi. Nessun problema e ottimi risultati anche per erbe officinali, zafferano e verdure varie. Chiarisco subito che avevo avviato un'azienda agricola, quindi sapevo benissimo che le quantità iniziali di piante erano solo il primo passo e che avrei dovuto ampliare tutti i frutteti in modo molto consistente. All'inizio c'erano circa 700 piante di lamponi, 500 di mirtilli, 300 di more e altre quantità inferiori di uva spina, ribes e altro. Queste permettevano di raccogliere alcuni quintali di piccoli frutti all'anno. Era solo un primo passo e sapevo benissimo che non sarebbero state sufficienti per garantire la produzione necessaria alla sostenibilità economica dell'azienda. Faccio questa precisazione perché, come ho già accennato, nel corso degli anni sono venute a trovarmi molte persone che volevano avviare un'attività simile alla mia. E quando chiedevo quali fossero i loro progetti, tutti mi dicevano mettiamo un po' di piante, qualche animale, autoproduzione, le solite cose insomma. Cioè, idee molto confuse, condizionate da certa propaganda e assolutamente insostenibili economicamente. Io spiegavo sempre che bisogna guardare i numeri veri per poter ottenere risultati. E a quelli che mi dicevano che i miei piccoli frutti erano tanti, rispondevo che evidentemente non avevano idea di come funzionassero le cose.
Intendiamoci, se l'attività agricola non è la tua fonte di reddito principale, puoi permetterti qualsiasi cosa, come ad esempio un frutteto con 500 piantine. Se invece vuoi realizzare un'attività agricola rispettosa dell'ambiente, ma anche sostenibile economicamente, non te ne bastano nemmeno 10.000 di piantine. Ma questo i romantici e i fanatici della decrescita felice non riescono a metterselo in testa. Probabilmente perché partono già pensando al discorso contributi, sussidi e tutte quelle menate lì. Comunque, torniamo al 2009, nel primo periodo di attività dell'azienda agricola Settimo Cielo. Tutte le centraline degli impianti di irrigazione erano attive e le nuove piantine ricevevano la giusta quantità di acqua. Nel frattempo avevo sistemato un po' anche la vecchia casetta per usarla come deposito e come punto di appoggio, dato che facevo il pendolare tra un paese vicino dove mi ero trasferito e l'azienda che stava nascendo. Diverse zone del terreno, quelle più facili da utilizzare, non erano ancora state preparate perché avevo previsto di farlo con le future espansioni dei frutteti. L'autunno è stato bello ma fresco e la prima stufa a legna ha iniziato a funzionare abbastanza presto. Poi, in un attimo, è arrivato anche l'inverno con la prima neve e quindi tutti i lavori si sono fermati. Il 2009, il primo anno di attività dell'azienda agricola Settimo Cielo, si era concluso. A febbraio del 2010 ho ripreso le attività sui frutteti, creando anche nuovi sentieri tra i filari dei piccoli frutti per facilitare l'accesso. Poi ho iniziato la concimazione con letame proveniente da stalle locali. Questa operazione l'ho ripetuta altre volte anche negli anni successivi e, mentre per le altre coltivazioni è stata abbastanza utile, per i piccoli frutti si è rivelata un grosso errore e ha causato non pochi problemi. A parte l'enorme mole di lavoro necessario per distribuire il letame tra i filari dove si poteva accedere solo con un piccolo transporter, quindi con notevole aumento dei costi di produzione, questa forma di concimazione aveva il grosso svantaggio di riempire il terreno di infestanti, soprattutto ortiche. Ah, che bella la biodiversità! Intendiamoci, è sicuramente utile in certi ambiti, però è assolutamente dannosa per le coltivazioni come quelle dei piccoli frutti. Le ortiche e le altre infestanti non solo entravano in competizione con le piantine di frutta, ma creavano anche un grosso problema durante lo sfalcio dell'erba, che qui facevamo esclusivamente con dei cespugliatori, vista la conformazione del terreno. Bisognava perdere un sacco di tempo e fare una fatica enorme per cercare di pulire bene i filari e spesso si danneggiavano anche le piantine. Conclusione, la biodiversità è molto importante. Le ortiche sono utili per tanti utilizzi, ma la coesistenza tra coltivazioni ed infestanti è solo un grosso problema. Quindi, a meno che tu sia un pensionato che si diverte con l'orto senza considerare tempo e costi, se vuoi coltivare piccoli frutti non concimarli con il letame. Ci sono altri modi, anche per le coltivazioni bio come quelle che facevo io, ma ne parlerò un'altra volta. A marzo abbiamo iniziato anche le potature di alcuni vecchi alberi da frutta che avevamo conservato. Altra cosa inutile, perché se le vecchie varietà sono scomparse, un motivo ci sarà. Poi è stato preparato il terreno per un impianto di fragole. Nel frattempo erano ripresi anche i lavori nel cantiere per la realizzazione degli edifici. Come prima cosa era stata consolidata la strada di accesso, che però non era ancora raccordata con quella comunale per i motivi che ho già spiegato. Per evitare cementificazioni era stata adottata la tecnica delle terre armate, che consiste nel consolidare il terreno con reti e strutture che poi vengono inglobate dalla vegetazione, rendendole praticamente indistinguibili dal terreno naturale. Erano iniziati anche gli sbancamenti per la realizzazione del laboratorio di trasformazione della frutta che nel frattempo cresceva.
A maggio è iniziata anche la demolizione della vecchia stalla per lasciare posto alla mia abitazione. Tutto il materiale è stato conservato e poi riutilizzato, come ti farò vedere. La realizzazione della struttura portante del laboratorio procedeva ed era bello vedere come anche questa struttura cresceva nonostante le difficoltà per il trasporto del materiale da costruzione e quindi anche con l'aumento dei costi. Tutto il progetto era stato pensato per ridurre al minimo l'impatto ambientale e alla fine i risultati sono stati molto buoni. Anche vedendo i lavori di costruzione del laboratorio di trasformazione, diversi visitatori mi hanno detto che secondo loro era molto grande. E anche qui ero costretto a sottolineare che evidentemente non avevano idea di cosa significasse sostenibilità economica per un'azienda agricola. Non era grosso, era fin troppo piccolo per certi aspetti. Il progetto era stato fatto tenendo conto di un solo tipo di lavorazione della frutta, cioè la disidratazione. E le dimensioni erano state calcolate tenendo conto delle attrezzature necessarie alla lavorazione di molta più frutta di quella che sarei mai riuscito a coltivare autonomamente in quel posto, anche a regime. Questo perché le attrezzature costano e non è conveniente realizzare impianti troppo piccoli. Meglio definire dimensioni adeguate alle previsioni di crescita, anche prevedendo lavorazioni conto terzi per sfruttare nel modo più razionale possibile tutti gli impianti e gli investimenti fatti, no? Ma di questo parlerò in un altro video, perché si tratta di un argomento che non entra proprio nella testa di moltissimi piccoli imprenditori agricoli. A giugno sono state impiantate le fragole, con la previsione di avere il primo raccolto la stagione successiva piuttosto presto. Un problema emerso subito ha riguardato la crescita dell'erba sull'interfila. Anche questo era un bel problema, perché usando il decespugliatore si sarebbe distrutto il telo della pacciamatura. Poi è intervenuto un bel temporale a dimostrare che il telo super bio, eco, natural, eccetera, eccetera, non valeva un granché. E quindi è stato sostituito con un telo per pacciamatura tradizionale. I lavori di costruzione del laboratorio procedevano, era stata completata la soletta e quindi erano iniziati i lavori interni. I mesi passavano ed è arrivato anche l'autunno con la prima vera raccolta di lamponi. L'azienda agricola Settimo Cielo stava diventando una realtà. A ottobre era iniziato il getto delle fondamenta dell'abitazione e a novembre si stava realizzando la struttura in cemento armato. Si voleva arrivare alla soletta entro fine anno, così da aver terminato gli elementi portanti e poter lavorare all'interno. L'accesso era un pantano e proseguivano le difficoltà per il trasporto dei materiali da costruzione, cioè principalmente le diverse tonnellate di sabbia e cemento necessarie, perché a causa del contenzioso con il comune sulla strada di accesso non era possibile far arrivare betoniere con calcestruzzo pronto da gettare. Tra giornate soleggiate e di pioggia il cantiere non si fermava. Così, terminati i muri perimetrali, sono iniziati i lavori per la soletta. A novembre è arrivata la prima neve, però la soletta è stata gettata e così, poco prima di Natale, il cantiere è stato chiuso. La prima fase di lavori era completata e anche le piantine si riposavano sotto la neve. Un altro anno, il 2010, era trascorso. Ma non è finita, il bello deve ancora arrivare. Prima di proseguire però, metti un like al video per renderlo più visibile, condividilo e non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube Rurale Digitale. Negli episodi precedenti ti ho fatto vedere come è nato il progetto Settimo Cielo, l'avvio delle attività e la prima fase dei lavori nella nuova azienda agricola.
In questo episodio ti illustrerò la fase successiva con l'avanzamento lavori ed i primi prodotti. Così è arrivato anche il 2011 e a fine febbraio le temperature iniziavano un po' a salire. Tra le prime coltivazioni che si stavano risvegliando c'erano le fragole. Il cantiere ha ripreso le attività per pochi giorni a causa dei primi problemi causati da una banca. Infatti, sebbene mi avessero concesso un mutuo sufficiente per la prima fase di lavori, non erano più intenzionati ad aumentare il finanziamento come avevamo concordato, nonostante l'avanzamento lavori e le ampie garanzie ipotecarie. Questo mi aveva già obbligato a rivedere il progetto, congelando la realizzazione dell'abitazione per concentrarmi sul laboratorio e sugli impianti di trasformazione. Il progetto iniziale prevedeva un'abitazione realizzata con struttura prefabbricata in legno, un edificio passivo realizzato secondo le più avanzate tecniche costruttive. Per intenderci, non quegli edifici costruiti con tronchi sovrapposti. Tutto era stato studiato nei minimi particolari e anche gli interni erano stati progettati secondo i miei desideri. Però niente, per il momento bisognava mettere da parte questa parte del progetto sperando di poterla riprendere più avanti. Avevamo quindi modificato il progetto del piano seminterrato per usarlo inizialmente come abitazione. Era una soluzione di ripiego, ma comunque la modifica era stata fatta per ottenere un ottimo risultato. A metà febbraio sono state completate le opere strutturali e il cantiere si è fermato. A marzo le gemme iniziavano ad aprirsi e ad aprile le piante erano fiorite. Le piantine di mirtillo avevano attecchito bene, stavano fiorendo e si prospettava un buon raccolto. In quel periodo ho iniziato anche a fare alcuni esperimenti come quello per la coltivazione del Muscari comosum. Cos'è il Muscari? È quello che nel sud Italia è chiamato lampascione. Siccome ne avevo trovati alcuni selvatici sul terreno, avevo deciso di provare a propagarli. I risultati sono stati buoni, ma ovviamente sarebbe stata una coltivazione fallimentare visto i quantitativi che avrei potuto produrre. Quindi esperimento interessante, ma terminato perché privo di valenza commerciale, come accade per tutte le piccole attività che spesso si vedono nelle aziende agricole. Sì, perché se vuoi fare una cosa del genere per hobby, va bene tutto. Se però pensi di farla con lo scopo di avere un ritorno economico nell'ambito della tua piccola attività agricola, lascia perdere, che è meglio. Non avresti nessun ritorno economico, nessuno. Avresti solo perdite di tempo, come accade per tante altre attività simili a questa. Te ne potrei elencare un sacco, dall'autoproduzione delle sementi, ad esempio, in generale, alla coltivazione di piccoli quantitativi di ortaggi, patate o cose simili. L'ho fatto anch'io e so benissimo che è fallimentare. Non risparmi niente, non hai nessun ritorno economico e perdi solo tempo che sarebbe meglio dedicare a cose più importanti. Ti ho fatto questo esempio perché il concetto di multifunzionalità è fallimentare e non per niente è sostenuto da chi ha come obiettivo la decrescita felice, no? Oppure da chi ha visioni anacronistiche. Oggi, con l'enorme offerta che c'è in tutti i settori, ti devi specializzare e se non sei un super esperto in quello che vuoi fare, non conti niente e non ottieni risultati. Così come è fallimentare fare qualcosa per cercare di accontentare tutti. Oltre ad essere indicatore di mediocrità, non porta risultati, è fallimentare anche questo approccio, non c'è niente da fare. A maggio, con l'inizio della bella stagione,
era stato necessario pacciamare anche l'interfila delle fragole perché tutti i metodi sperimentati, come la classica paglia, si sono rivelati fallimentari per questa coltivazione in pieno campo e le infestanti crescevano che era una meraviglia. Con la pacciamatura realizzata con un tessuto particolare, le cose sono decisamente migliorate, sebbene anche la durata di questa pacciamatura non fosse eterna in una situazione come questa, in pieno campo. Per il resto, tutto procedeva bene ed anche le trappole cromotropiche permettevano di verificare che non c'erano particolari problemi con insetti dannosi per le coltivazioni. Il primo raccolto di fragole è stato molto buono e sono iniziati i problemi per la conservazione e la trasformazione, dato che non avevo né locali né attrezzature. Così è stato inevitabile portare la frutta presso un'altra azienda agricola locale per trasformarla in confetture. Non era una lavorazione prevista nel mio progetto, dato che il mercato delle confetture, marmellate, composte e simili è inflazionatissimo e dominato da giganti con i quali è impossibile e anche inutile competere. Apro una parentesi. Chiunque abbia una piccola azienda agricola fa confetture e chiunque dovrebbe quindi sapere che è un'attività fallimentare. Sì, perché le confetture, quelle che si chiamano comunemente marmellate, anche se le marmellate sono solo quelle di agrumi, sono un prodotto che oltre ad avere un trend di mercato in costante calo, offre margini veramente ridicoli ai piccoli produttori che vogliono fare tutto da soli, dalla coltivazione magari fino alla trasformazione con un rudimentale pentolone in cucina. Se si considerano i reali costi di produzione, tutti i veri costi, appunto dalla coltivazione alla lavorazione, se la fai con attrezzature moderne, fino al marketing e alla vendita, chiunque si rende conto che si tratta di un'attività fallimentare. Comunque, da quella stagione sono apparse sul mercato non solo le confetture Settimo Cielo, ma anche tutti gli altri prodotti che era possibile realizzare con la frutta e la verdura che raccoglievo e che facevo trasformare da un amico di un'azienda locale. Con questi prodotti ho iniziato anche a studiare meglio il marketing, la realizzazione del packaging e la vendita che facevo principalmente tramite il mio sito internet. Il raccolto era veramente molto soddisfacente ed il fatto di vedere che le strutture per trasformare tutti questi prodotti erano ferme mi faceva veramente incazzare. Mi chiedevo, possibile che la banca non si renda conto che se non ho la possibilità di finire i lavori come previsto, non potrò mai produrre un reddito sufficiente anche solo per restituire una parte del finanziamento? Possibile. E a pensarci adesso mi viene anche da ridere se considero che, tutto sommato, in quel periodo, un piccolo imprenditore poteva ancora avere un minimo di dialogo con una banca. Guardando come sono peggiorate le cose negli anni seguenti, non per colpa dei piccoli imprenditori, facciamo attenzione, e considerando tutte le piccole attività fatte morire dalle banche, si può solo rimanere sconcertati. Ormai, se non hai bilanci da multinazionale o consistenti capitali iniziali, in Italia è meglio se lasci perdere qualsiasi progetto. Questa è la realtà. Nel periodo estivo ho avviato anche diverse attività di vendita diretta in azienda, sebbene anche queste non previste dal progetto Settimo Cielo e assolutamente inutili ai fini della sostenibilità economica dell'azienda. Si poteva venire in azienda a raccogliere direttamente frutta e verdura ed era partito anche il programma Adotta un albero, strutturato in modo molto più flessibile ed interessante rispetto ad iniziative simili spuntate come funghi un po' dappertutto nel corso degli anni. Ad ottobre sono riuscito a far ripartire i lavori nel cantiere per concludere le strutture. Le finiture prevedevano anche il riutilizzo delle pietre della vecchia stalla per rivestire le strutture in cemento armato. Il risultato è stato molto buono.
Si è realizzato un locale tecnico integrandolo bene con la vecchia struttura esistente e sono stati effettuati i lavori necessari sulla piccola casetta conservata, cioè la ex casera. Sono stati realizzati gli impianti, la struttura del pergolato esterno all'abitazione e quindi è finito un altro anno, il 2011. All'inizio di questa fase dei lavori c'è stato uno sviluppo nella questione riguardante la strada di accesso. Si è deciso di realizzare la rampa di raccordo tra la strada interna e quella comunale come previsto dal progetto, anche se non ancora autorizzato. Come ho già accennato negli altri video, il comune aveva condizionato questa parte di lavoro all'assenso da parte di alcuni confinanti, cioè il comune, anziché tutelare la proprietà pubblica, chiedeva a dei privati se erano così gentili da non ostacolare il passaggio sulla strada pubblica, rimuovendo anche oggetti che avevano posto abusivamente su tale suolo pubblico. La questione era finita al TAR, che però non aveva ancora preso in esame il ricorso che avevo presentato. Così abbiamo raccordato la strada e da questo punto il comune era intervenuto nei miei confronti perché quei pochi metri, essendo privi di autorizzazione, ovviamente risultavano abusivi. Alla fine abbiamo presentato una domanda di sanatoria, il comune ha stabilito una sanzione che è stata pagata e l'opera sanata. Evidentemente volevano fare un po' di cassa visto l'importo della sanzione. A questo punto è stato ritirato il ricorso al TAR e quindi tutto a posto? Nemmeno per idea, dato che gli occupanti abusivi non rimuovevano gli oggetti sulla sede stradale, continuando di fatto ad impedire o limitare pesantemente il passaggio, con notevoli problemi e danni economici per la mia attività. Ti racconterò più avanti com'è finita la storia. Quello che ho imparato e che posso sicuramente consigliare, ma consigliare vivamente a chiunque intenda avviare un progetto, qualsiasi progetto in Italia, il consiglio è di mettere in preventivo una cifra adeguata, una buona cifra, per l'assistenza legale, che sarà sicuramente necessaria. Senza un valido legale rischi di impantanarti in contenziosi infiniti che possono facilmente pregiudicare il tuo progetto. Quindi, il suggerimento è, nel tuo business plan, prima ancora di prevedere, ad esempio, 10.000 euro per l'attrezzatura X, metti 10.000 euro per l'assistenza legale. L'attrezzatura, anche se sembra paradossale, è meno importante di questo. Ok, adesso torniamo in cantiere. Nei primi mesi del 2012 sono proseguiti i lavori su altre parti esterne degli edifici e sono stati completati gli impianti. Ad inizio estate, però, grazie alla solita banca, tutto si è fermato di nuovo ed il cantiere è stato nuovamente ibernato. Ovviamente le coltivazioni non si sono fermate ed i raccolti aumentavano. Nei mesi estivi ho organizzato qualche altra piccola e inutile iniziativa e ho iniziato a sperimentare in casa per la produzione dei disidratati. Quasi tutto il raccolto veniva ancora trasformato in confetture simili e ne utilizzavo solo una parte per le sperimentazioni sui disidratati che iniziavano a dare ottimi risultati. Non erano le prime sperimentazioni, dato che avevo già realizzato negli anni precedenti diversi prodotti a scopo di test e prototipi di confezioni. Però, solo da quel momento avevo iniziato a sperimentare in modo più strutturato, con raccolta di dati ed analisi dei risultati. Non c'era dubbio, i risultati erano più che soddisfacenti e confermavano che dovevo concentrarmi solo sui prodotti disidratati, come avevo previsto nel progetto. Oltretutto, anche lo studio dei trend di mercato confermava che questa era la strada giusta.
L'impegno nelle coltivazioni aumentava costantemente, così come la fatica fisica dovuta anche alla mancanza di attrezzature sufficienti per tutte le attività agronomiche. Però ero molto soddisfatto dei risultati che stavo ottenendo. Anche le diverse esperienze che stavo facendo si accumulavano e mi consentivano di correggere diverse cose che avevo inizialmente impostato solo su basi teoriche. Certo, però rimaneva la frustrazione, no? Per l'impossibilità di completare i lavori e di iniziare tutte le attività previste per far funzionare veramente l'attività. Ovviamente non rimanevo con le mani in mano e non perdevo occasione per cercare fonti di finanziamento alternative alla banca. Il progetto c'era, era apprezzato e le previsioni erano più che rosee per quel tipo di attività. È un argomento complesso, ne parlerò in dettaglio più avanti. La situazione si è trascinata anche per tutto il 2014. Le strutture erano completate, ma mancavano i serramenti e le finiture interne. Altri lavori erano rimasti incompleti. Avevo fatto qualche lavoretto per cercare di rendere un po' più utilizzabile il tutto, ma ovviamente i locali non erano abitabili, il laboratorio non era completo e anche se lo fosse stato sarebbero comunque mancate le attrezzature per le lavorazioni. La strada di accesso era raccordata a quella comunale, ma continuava l'ostruzionismo e l'occupazione abusiva da parte dei microcefali confinanti, con pesanti limitazioni di accesso e danni agli autoveicoli che riuscivano a passare. Non avevo soldi per pagarmi un avvocato di quelli cattivi che in un paio d'ore avrebbero potuto far sgomberare tutto e così attendevo che finisse anche il 2014. Ma non è finita, il bello deve ancora arrivare. Prima di proseguire però, metti un like al video per renderlo più visibile, condividilo e non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube Rurale Digitale. Negli episodi precedenti ti ho raccontato lo sviluppo del progetto Settimo Cielo e le prime fasi delle attività per la realizzazione della mia nuova azienda agricola. In questo episodio ti illustrerò il completamento delle strutture e le attività che ho sviluppato nel corso del 2015. Prima di proseguire però, metti un like al video per renderlo più visibile, condividilo e non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube Rurale Digitale. A fine autunno 2014 i lavori erano ancora fermi a causa delle difficoltà già descritte con una banca. In quel periodo però ho ricevuto circa metà di un contributo PSR che era stato approvato molto tempo prima e, grazie all'aiuto di una persona vicina, sono riuscito a far ripartire il cantiere. Questa volta bisognava assolutamente completare le strutture. Il cantiere ha ripreso vita. Sono stati completati gli impianti, i rivestimenti interni e sistemata anche la parte di strada sul mio terreno. Poi sono arrivati i serramenti e siccome il problema dell'occupazione abusiva della strada da parte dei confinanti non era ancora stata risolta, soliti problemi con il trasporto dei materiali che sono stati trasbordati dal camion del produttore a un trattorino per il trasporto in cantiere e altri costi aggiuntivi. Mi sono occupato personalmente degli interni, dai pavimenti alla tinteggiatura delle pareti, e quindi anche la mia nuova abitazione era pronta. Agli inizi di febbraio mi ci sono trasferito. Alcuni giorni di sole a metà febbraio avevano illuso sull'arrivo della primavera. Invece poi il tempo è peggiorato ed è tornata la neve. La stufa a legna aveva iniziato a funzionare a pieno regime e mi godevo la tranquillità di quei giorni. Avevo lasciato l'appartamento in paese a Fondovalle dove ero rimasto alcuni anni durante la fase iniziale di sviluppo del progetto. A parte la soddisfazione che provavo, la cosa che ho apprezzato immediatamente è stato il silenzio.
non solo durante le nevicate, ma in ogni momento. Giù in paese avevo le finestre che si affacciavano sulla statale della valle ed il rumore del traffico era molto forte in ogni giorno della settimana. Qui invece la pace era assoluta. Come ho già detto, quella parte di lavori è stata possibile anche grazie ad un contributo. E sullo schifo dei contributi in agricoltura si potrebbero scrivere libri. Il settore dei contributi per le aziende agricole è marcio ed è basato su assistenzialismo estremo e visioni anacronistiche. Ovviamente ci sono molte differenziazioni da fare tra la miriade di contributi disponibili, ma tutti contribuiscono a mantenere l'assistenzialismo e a impedire lo sviluppo di una giusta mentalità imprenditoriale nelle piccole aziende agricole. Nelle piccole, perché le grosse sanno benissimo come si fa business ed avendo a disposizione capitali enormi possono approfittare anche delle regalie rappresentate dai contributi. La concezione dei contributi in agricoltura è assurda perché si basa principalmente sul presupposto di fornire aiuti per sopperire a specifiche carenze anziché aiutare a superare queste carenze. È un po' come quelli che danno da mangiare a chi ne ha bisogno, anziché fornire il supporto affinché il cibo se lo producano da soli. È ovvio che in una situazione di necessità fornisci prima il cibo pronto, ma questa situazione deve essere assolutamente limitata nel tempo, altrimenti è anche ovvio che diventa del tutto inutile, come succede in agricoltura. In agricoltura dove si fornisce l'aiuto, ma non si fa in modo che si impari a non averne più bisogno. Non si insegna a sviluppare la mentalità imprenditoriale nelle piccole aziende. Non si insegna ad abbandonare visioni fallimentari. Non si insegna ad innovare veramente. Per questo non sopporto questo sistema. Di esempi specifici ed assurdi ne potrei fare tantissimi. Uno è quello del contributo, anzi del regalo, per favorire l'insediamento dei giovani agricoltori e di passaggi generazionali. La maggior parte di questi contributi sono soldi sprecati, regalati a chi semplicemente apre una nuova partita IVA senza cambiare niente, errori ed inefficienze comprese della vecchia azienda familiare. Nel caso invece dei nuovi insediamenti, a parte che i numeri confermano come nella stragrande maggioranza dei casi delle nuove aziende si tratta sempre di passaggi generazionali, in questo caso è sufficiente presentare un ridicolo piano di sviluppo aziendale, un business plan, quasi sempre preparato in modo molto attento dalle associazioni di categoria usando il copia e incolla. Quindi bisogna fare questo business plan ed avere qualche requisito per ottenere un regalo da 40 o 50 mila euro, moltiplicato appunto eventualmente per ogni figlio che subentra in azienda. I business plan alla base di questi contributi sono ridicoli perché calcolano il reddito previsto considerando elementi come la superficie agricola, i capi di bestiame, il numero di piante, cose così, no? Non viene data invece nessuna importanza ad elementi determinanti come la vera innovazione, come il marketing, come la vendita.
Non ha senso dire, ad esempio, di avere la capacità di produrre 100 quintali di frutta. Bisognerebbe dire e dimostrare come si intende venderli e quale reddito ci si può realisticamente aspettare considerando i reali costi di produzione. E non basta dire vendita diretta online o cazzate simili, perché questi contributi possano essere utili. Bisognerebbe invece dimostrare di saper veramente gestire l'azienda in modo imprenditoriale, abbandonando tutte le assurdità fallimentari come il si è sempre fatto così, o ancora peggio, incaponirsi su errori palesi, trovando impossibili giustificazioni nel mai mollare applicato a sproposito. No, invece devi imparare a riconoscere subito errori e inefficienze e a mollare subito le cose che non funzionano. Chi eroga questi contributi dovrebbe dire: se mi dimostri veramente cosa sai fare e quale reddito reale produci, io ti finanzio in modo adeguato, senza limite di importo o di età. Questo dovrebbero dire, e a questo dovrebbero servire i contributi. Poi ci sono i contributi come quello che in parte avevo preso anch'io nell'ambito dell'ammodernamento delle aziende agricole. E già qui verrebbe da ridere vista la definizione, dato che poi io non avevo niente da ammodernare, era tutto nuovo. Comunque, a parte questo dettaglio, a me era stato approvato un contributo in parte per la realizzazione di nuove strutture, in parte per l'acquisto delle attrezzature per la lavorazione della frutta. Le strutture erano state realizzate, quindi quella parte di contributo è stata erogata. Le attrezzature non sono state acquistate perché la banca me lo ha impedito, quindi non ho potuto nemmeno godere di questo aiuto. È paradossale, ma funziona così, no? Se non hai i soldi per sviluppare il progetto, non puoi nemmeno goderti i sostegni. Poi finalmente la primavera è arrivata e ho iniziato anche i lavori di potatura dei piccoli frutti. In quel periodo ho iniziato anche la sistemazione interna della vecchia casera che era stata ristrutturata. Tra qualche ospite che ancora si annidava tra le vecchie pietre dei muri e la polvere dovuta alla scrostatura del vecchio intonaco per portare le pietre a vista, tutto procedeva bene e sono riuscito a sistemare anche quell'ambiente che poi ho adibito a punto vendita aziendale. In quel periodo è comparso Gino, il primo gatto randagio che ha stabilito la sua residenza, almeno per i pasti, da me. A maggio, il primo sfalcio dell'erba tra i filari ha segnato l'inizio di una costante per tutti gli anni a seguire. Un'attività molto dispendiosa, sia in termini di tempo che di fatica fisica, perché era fatta tutta con il decespugliatore. Questa attività faceva alzare tantissimo i costi di produzione dei miei prodotti e, pensandoci ora, quando sento qualche piccolo produttore che non considera le ore che dedica alla raccolta o alle lavorazioni, perché dice «tanto lo faccio io», oltre a rimanere sconcertato per la mancanza di visione imprenditoriale, mi viene sempre voglia di dirgli «allora vieni a lavorare da me e ti pago allo stesso modo, cioè zero, dato che tu non calcoli le tue ore di lavoro nella tua azienda». Il tempo volava, i raccolti e gli sfalci dell'erba si susseguivano e non avevo tempo per altro. Ero soddisfatto, ma stavo iniziando a fare un grosso errore che poi è diventato una costante e che ti racconterò più avanti. Comunque, eravamo arrivati a settembre e in quel periodo è arrivata anche Gina, una gattina che avevo preso da un'amica. Ha preso subito possesso della casa e della zona vicino al fuoco. Poi ha iniziato a conoscere Gino. In quel periodo ho iniziato anche la prima raccolta del goji. Bacca molto trendy in quel periodo, terribilmente sopravvalutata, dal sapore sgradevole al naturale e proposta sul mercato in modo pieno di contraddizioni. Sì, perché chi compra il goji lo fa esclusivamente per presunte motivazioni salutistiche,
Però non considera che oltre il 92% di quello in vendita in Italia proviene dall'estero, senza una vera tracciabilità, coltivato in modo discutibile ed intensivo e oltretutto con sfruttamento della manodopera. Infine, per avere reali benefici sulla salute, ipotizzando che venga consumato fresco e non dolcificato e cotto come quello che si trova in vendita soprattutto nei negozi patinati e salutistici, bisognerebbe mangiarne quintalate e alla fine si avrebbe un beneficio paragonabile a quello dei mirtilli, che, pur costosi se bio e di qualità, costano comunque meno della metà del goji bio. Insomma, il goji è solo marketing. È facile da coltivare, ma i costi di produzione sono altissimi perché la raccolta è un'operazione lunga e molto poco efficiente. Quindi, in base alla mia esperienza, è una coltivazione che sconsiglio vivamente. Oltretutto, per rendere più gradevole il mio goji bio disidratato, evitando dolcificanti, ho dovuto miscelarlo con i mirtilli, altrimenti faceva schifo. Ne parlerò un'altra volta. In diversi momenti, a partire da questo periodo, dato che con le banche era impossibile ogni dialogo, ho proseguito l'esplorazione di fonti di finanziamento alternative. Ho incontrato molte persone e partecipato a diverse iniziative, attività che poi sono proseguite anche negli anni successivi. Ho preso in considerazione ogni possibilità, dagli incubatori di impresa ai business angels, passando per vari investitori italiani ed esteri ai quali presentavo il progetto. Il problema è che le start-up agricole, se non nascono come rami di sviluppo di attività particolari di aziende già consolidate, non vengono mai prese in considerazione. Si potrebbe definire la start-up agricola come figlia di un dio minore. Lo sappiamo che alcune start-up hanno dato origine ad aziende straordinarie, però, come si sa, oltre il 90% delle start-up fallisce entro un paio di anni dall'avvio. E siccome la stragrande maggioranza delle start-up fa parte del settore economico terziario avanzato, è facile capire immediatamente quante possono essere le start-up agricole, senza colossi alle spalle, che possono trovare fonti di sostegno. Poi c'è un altro aspetto importante. Sviluppare una start-up è un lavoro impegnativo, che richiede competenze e non si può fare nei ritagli di tempo. Quindi, avviare un'attività già produttiva come la mia e nello stesso tempo cercare di svilupparla come startup era impossibile. Lo sapevo benissimo, così come sapevo benissimo che erano due attività diverse e separate, che non si possono improvvisare. Però, dato che non avevo alternative, ci ho provato. Oltretutto, sei in un settore snobbato dagli investitori, no? Come ho già detto. Vuoi mettere, se prepari uno speech con un buon elevator pitch, su un progetto per, non so, un nail clipper, un tagliaunghie, ma se lo chiami così hai già perso in partenza. Quindi, diciamo, se presenti un progetto per un nail clipper con app per il controllo della tua produzione mensile di cheratina, cioè quanto ti crescono le unghie, come minimo ti senti rispondere che è una figata pazzesca. Hai usato i termini giusti per catturare l'attenzione, quindi hai già fatto un grosso passo avanti. Se poi aggiungi un business plan bellissimo, ma privo di basi concrete, e proponi una exit strategy molto interessante, ma anch'essa basata sul nulla, allora sei certo di trovare chi sosterrà finanziariamente il tuo progetto. Questo è un altro dei motivi per i quali una visione imprenditoriale è indispensabile anche nelle piccole aziende agricole. Ti faccio vedere uno spezzone di un video che avevo inserito in una delle presentazioni delle attività Settimo Cielo. The most important and ineluctable activity all human beings must face for their survival is nutrition. Often, this activity can be a problem. Technology cannot be eaten, but can help to solve problems. For this reason, a few years ago, I decided to use technology to tackle and solve some particular problems related to nutrition.
Nothing to do with the improbable and romantic back to the origins or with the classic production of the food sector. I decided to create special natural foods products for various fields, from everyday wellness to situation with debilitation or malnutrition, from disaster relief to extreme environments, and I succeeded. Settimo Cielo now owns a solid experience, a strong know-how, facilities, and a team of professionals ready to start the business on a large scale. Settimo Cielo is a project able to generate a turnover from 0 to 1 million euros in a maximum of 36 months, without very big investments. Elon Musk is working to bring men to Mars within a few years, and he will surely succeed. We are working to make sure those men will have some Settimo Cielo products in their bags. And we will make it. Dopo i temporaloni estivi, l'autunno era proprio arrivato, con i suoi colori e i raccolti tipici della stagione. Avevo fatto trasformare per l'ultima volta i miei raccolti in confetture, succhi e salse varie. Non avevo ancora le attrezzature adatte per lavorare i disidratati nelle giuste quantità, ma ormai volevo concentrarmi solo sugli obiettivi del progetto, lasciando perdere tutti quei prodotti antieconomici da realizzare su piccola scala e poco richiesti dal mercato. Poi le giornate si sono fatte sempre più corte e i colori invernali hanno preso il sopravvento. In un attimo è arrivato Natale ed è finito anche quell'anno, il primo che avevo interamente trascorso al Settimo Cielo. Ma non è finita, il bello deve ancora arrivare. Prima di proseguire però, metti un like al video per renderlo più visibile, condividilo e non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube Rurale Digitale. Negli episodi precedenti ti ho raccontato com'è nata la mia azienda agricola Settimo Cielo. In questo episodio ti racconterò quello che è successo nel 2016. A gennaio Gina ha visto la neve per la prima volta ed io mi stavo occupando dello sviluppo di un nuovo sito internet con e-commerce per i miei prodotti. Vivevo nella nuova casa da circa un anno e come sempre il tempo volava. Ormai non avevo più tempo da dedicare ad altro all'infuori dell'azienda. Dimenticati diversi momenti liberi, come ad esempio la giornata di un paio di anni prima dedicata alla salita sul Monte Cancervo. Sono rimasto affascinato da quel monte fin dalle prime visite, prima dell'acquisto del terreno. Le sue pareti rocciose ed i boschi sulle sue pendici sono bellissimi. È alto poco meno di 2000 metri ed uno dei percorsi per salire in vetta è tracciato dal sentiero 102 del CAI, che partendo dalla frazione Pianca di San Giovanni Bianco permette di raggiungere la croce della vetta in circa 3 ore di cammino. Il percorso è spettacolare, soprattutto nella zona del canalone del Pas Catif, nome che ricorda che in questo tratto è necessario fare un po' di attenzione. La parte finale è agevole e si snoda nei boschi attraverso diversi sentieri sul pianoro che occupa la parte superiore del monte. Dalla vetta la vista è spettacolare e spazia sulle orobie e arriva fino alle montagne del Lecchese con la Resegone e la Grigna. E questo è il mio terreno, visto quasi dalla cima del Cancervo con un teleobiettivo. Torniamo nel 2016, quando, dopo le consuete potature, tutte le piantine di piccoli frutti iniziavano a fiorire. Ormai erano coltivazioni consolidate, non presentavano incognite, andavano solo ampliate. Iniziato anche il periodo degli sfalci dell'erba, le attività sembravano procedere tranquille e le giornate erano spesso concluse da tramonti spettacolari.
Gina cresceva e girava per il terreno atteggiandosi a padrona. Gino la osservava attraverso i vetri della finestra quando alla sera era sfinita. Poi ha imparato a catturare uccelli e lucertole ed ha preso l'abitudine di portarli in bagno, nello spazio della doccia, dove poteva giocare e sgranocchiarseli in pace, lasciando solo qualche piuma. In quel periodo Nicola è entrato a far parte dell'avventura. Con molte competenze ed esperienze è diventato una colonna portante nell'azienda agricola. Abbiamo deciso di ampliare determinate coltivazioni ed avviarne altre particolari per avere nuove materie prime da usare per la disidratazione in abbinamento ai prodotti che già realizzavo o in nuove proposte. Intanto però non tralasciavamo di recuperare nuovi spazi e anche pulire quelli esistenti, soprattutto eliminando i rovi che comunque non davano tregua. Così abbiamo preso in considerazione molte piante interessanti, dalle classiche officinali ed aromatiche coltivate come la menta, la lavanda, il levistico, l'erba cipollina, ad altre spontanee come il tarassaco. Poi abbiamo piantato la perilla, il daikon e altre piante ed arbusti come sambuco, corniolo, ginepro, biancospino, sorbo. Poi abbiamo ampliato anche le coltivazioni di topinambur e, dato che avevamo poco da fare, abbiamo piantato anche le patate. Sebbene all'inizio avessimo anche essiccato alcune erbe per la vendita diretta, lo scopo non era quello, ma l'uso in abbinamento a frutta e verdura disidratata. Era infatti ovvio che lavorare su quei quantitativi era fallimentare. Se vuoi coltivare le officinali, per avere un ritorno economico lo devi fare piantandone qualche ettaro, meccanizzando la coltivazione e la raccolta, attrezzandoti in modo adeguato per la trasformazione e, soprattutto, facendo attività di marketing e vendita in modo specifico ed efficace, altrimenti perdi solo tempo. Tutto cresceva bene e, come al solito, nel periodo estivo abbiamo organizzato qualche iniziativa per far conoscere la nostra attività ed assaggiare i nostri prodotti. Anche queste, essendo iniziative spot ed essendo solo noi due a gestire il tutto, i ritorni erano minimi. Gli ospiti non erano solo umani e, mentre alcuni non erano dannosi, altri, come i tassi, avevano la pessima abitudine di scavare gallerie con dimensioni da tunnel autostradali, spesso danneggiando pesantemente le coltivazioni. Alcuni temporaloni estivi hanno segnato il cambio di stagione, lasciando qualche danno e qualche arcobaleno. A fine agosto, alcuni ospiti, durante un riposino pomeridiano, erano così. Tra le varie attività iniziate con Nicola, un posto importante è stato occupato dalla coltivazione dello zafferano. Anche in questo caso l'obiettivo era l'utilizzo in abbinamento ad altri prodotti disidratati come erbe, frutti, eccetera. Però, non avendo ancora attrezzature adeguate per il laboratorio di lavorazione, potevamo solo essiccarlo in modo tradizionale per venderlo in stimmi. Anche questa è stata praticamente una scelta obbligata, sebbene, anche qui, le economie di scala sono determinanti, quindi o fai quello e basta, oppure non conviene dato gli altissimi costi di produzione, non solo per la raccolta dei fiori,
ma anche per il diserbo, per la cernita di trapianto dei bulbi, eccetera. Lo zafferano in stimmi è un prodotto molto particolare, con un mercato limitatissimo in Italia. Intanto, tutti pensano di usare lo zafferano quando comprano quello classico in bustine per fare il risotto, ma non sanno che quella è una miscela di spezie molto meno pregiate con una percentuale di zafferano molto bassa. Chi invece lo usa puro, in stimmi, come quello che vendevamo noi, solitamente approfitta dei prezzi bassi e dell'ottima qualità di quello iraniano oppure di quello proveniente da altri paesi come la Spagna. Quello italiano, coltivato interamente in modo manuale, senza meccanizzazione come facevamo noi, a costi di produzione tali da rendere impossibile la vendita a prezzi inferiori ai 20 euro al grammo circa. È quindi facile capire come anche questa non sia minimamente una coltivazione remunerativa su piccola scala. E chi dice il contrario lo fa perché coltiva per hobby senza calcolare i reali costi di produzione. Quindi tutte le ricerche che vengono fatte sull'argomento su Google, e sono tante, dovrebbero portare esclusivamente a queste conclusioni, perché illudersi che si possa ottenere qualcosa di remunerativo su piccola scala, come per tutte le cose, è assurdo. Ecco qua, in un'ora ho raccolto 660 fiori di zafferano che daranno circa 3 grammi di prodotto. Tornando alla nostra coltivazione, verso agosto abbiamo preparato il terreno ed impiantato i bulbi per la prima volta. Abbiamo dovuto recintare tutto il perimetro per evitare la distruzione delle coltivazioni da parte dei tassi, caprioli e per fortuna che non c'erano i cinghiali. Avevamo anche pacciamato l'interfila con la paglia che dall'anno successivo abbiamo abbandonato perché è totalmente inefficace e siamo passati a diversi tipi di telo. A fine settembre sono spuntate le foglie e a metà ottobre i fiori che abbiamo raccolto tutti i giorni per un mese circa. Nel periodo di Natale erano in vendita i primi stimmi. Nel periodo autunnale ci siamo dedicati a vari esperimenti con i disidratati ed abbiamo fatto prove anche con dei macerati alcolici. Alcuni risultati erano positivi, altri decisamente negativi, però permettevano di aumentare l'esperienza indirizzando al meglio non solo le coltivazioni ma anche la trasformazione. Già, la trasformazione. Lavoravamo dal mattino alla sera senza perderci d'animo. Sperimentavamo cose nuove ma non a casaccio. Prima studiavamo e valutavamo e poi facevamo le prove. Alcune non avrebbero portato a nuovi prodotti da realizzare in azienda, ma all'aumento del know-how, cosa sempre assolutamente essenziale. Un esempio di sperimentazione che non avrebbe dato origine a nuovi prodotti da sviluppare nell'ambito di quel progetto, ma in altri sicuramente sì, erano le chips di pomodoro realizzate disidratando i pomodori coltivati in azienda. La qualità di questi pomodori era elevatissima, ma ovviamente non era nemmeno ipotizzabile la possibilità di avviarne una coltivazione su scala adeguata in quel posto. Le chips ottenute dalla disidratazione erano molto buone e l'esperienza è stata utile per altri prodotti. Un'altra sperimentazione è stata fatta sul topinambur. Questa poteva eventualmente dare origine ad una linea di prodotti interamente realizzati in azienda. Infatti, la pianta che produce questo tubero ha una resa produttiva molto elevata ed è facilissima da coltivare. Sarebbe però stato necessario selezionare qualche varietà in grado di produrre tuberi con forme più regolari rispetto ai nostri, dato che questi, molto irregolari, richiedevano lunghi tempi per la pulitura per poter ottenere la polpa per la disidratazione. Con quella nostra varietà i costi di produzione sarebbero stati altissimi a causa di questa operazione.
Come ho già spiegato in precedenza, la struttura e gli impianti del laboratorio erano stati dimensionati, oltre che per trasformare in disidratati tutta la nostra produzione presente e futura, anche per poter effettuare lavorazioni conto terzi, dato che in Italia, ad eccezione di alcune grosse aziende, non esistono impianti adeguati per effettuare questo tipo di lavorazioni. Quindi la struttura c'era, ma mancavano le attrezzature. E non è che servissero cifre astronomiche, ma nessuno voleva sostenere realmente questo progetto, tantomeno la banca con la quale i rapporti si erano ulteriormente deteriorati, ma ne parlerò meglio più avanti. Ricevevo tanti complimenti quando illustravo il progetto, ma le pacche sulle spalle e gli incoraggiamenti a non mollare erano solo chiacchiere che non servivano a niente. Non potevamo trasformare adeguatamente la frutta né tantomeno sviluppare le necessarie attività di marketing. Insomma, tra normali attività quotidiane e sperimentazioni siamo arrivati anche alla fine del 2016. I risultati c'erano, l'entusiasmo e quindi il morale era alto e facevamo nuovi progetti. Però rimaneva la frustrazione per tutto quello che ancora mancava e che oltretutto era determinante per poter guardare con ottimismo il futuro. Ma non è finita, il bello deve ancora arrivare. Prima di proseguire però, metti un like al video per renderlo più visibile, condividilo e non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube Rurale Digitale. Negli episodi precedenti ti ho raccontato la storia dell'azienda agricola Settimo Cielo dall'avvio del progetto fino al 2016. In questo episodio ti racconterò il 2017 e il periodo successivo. Il periodo che andava dalla fine dei raccolti fino alla ripresa primaverile mi lasciava più tempo da dedicare alla gestione vera e propria dell'attività, cosa che purtroppo non facevo durante la bella stagione. Sapevo che avrei dovuto dedicarmi quasi esclusivamente alla gestione, al marketing, alla comunicazione, alla vendita online, ma ero caduto in un infernale meccanismo che mi impediva di vedere la realtà. Lo sapevo, ma non riuscivo ad uscirne. Quando finalmente ho potuto guardare le cose con la giusta obiettività, ho avuto conferma che questo è stato il mio più grosso errore. In quegli anni giustificavo tale errore cercando di autoconvincermi che non potevo tralasciare tutte le attività manuali. Sapevo benissimo che, non potendo fare tutto, avrei dovuto dare priorità alla gestione dell'attività, lasciando perdere, ad esempio, l'erba da sfalciare oppure i quintali di frutta da raccogliere e lavorare. Sì, avrei dovuto lasciar marcire la frutta perché c'erano cose più importanti da seguire. Invece ho fatto l'errore che fanno tutti i piccoli imprenditori, che usano le mani prima della testa. Era veramente difficile rimanere seduto a una scrivania vedendo la natura che non si fermava, ma avrei dovuto fare principalmente quello. Anche grazie all'aiuto di Nicola, quel posto non era solo un'azienda per la coltivazione e la lavorazione della frutta, era anche un giardino, o un paradiso, come dicevano i visitatori. Tenevamo sempre tutto in ordine, ed era una bella soddisfazione riuscirci. Avevamo recuperato diverse zone che erano rimaste abbandonate ed invase dai rovi per anni. Come quando abbiamo fatto dei lavori pazzeschi su una vecchia sorgente usata un tempo anche come abbeveratoio. L'avevamo riportata all'antico splendore. Anzi, avevamo migliorato diverse cose. E quando avevamo visitatori, durante il percorso tra le coltivazioni, una sosta in quel posto era d'obbligo. Anche la zona era davvero spettacolare, ma una mattina di primavera del 2017 mi sono svegliato e il Monte Cancervo non c'era più. Non era nebbia, ma fumo.
quello di un incendio che stava iniziando ad attaccare le pendici del monte. Nonostante le attività per contrastarlo, l'incendio è proseguito per circa 3 giorni. Vedere quella montagna bruciare mi dava una sensazione strana. Era come vedere qualcosa di vivo che stava soffrendo e provavo una sensazione di impotenza. Le cicatrici sono rimaste visibili per un po', ma poi, fortunatamente, le ferite si sono rimarginate. Una leggera nevicata tardiva a maggio ha contribuito a riportare serenità su quella montagna che era stata, fin dal primo giorno, uno dei simboli del progetto Settimo Cielo. Gina era ancora padrona di tutto, ma il suo predominio stava finendo. Un giorno infatti è arrivato Ugo, detto Ughino, anche se poi aveva raggiunto dimensioni ragguardevoli. Ughino ha preso il posto di Gino, che gradualmente si è allontanato. Poco tempo dopo è arrivata Ambrogia, detta Ambri. Ughino e Ambri facevano coppia, anche se dopo che l'abbiamo sterilizzata Ughino la snobbava. Ambri però cresceva ed in breve è diventata padrona dell'ambiente a scapito di Gina. Nonostante avesse a disposizione tutto il cibo che desiderava, è sempre rimasta una cacciatrice e faceva strage di scoiattoli e ghiri, lasciando alla mattina a code e qualche organo interno che non gradiva. Poi è arrivata Biancaneve, un'altra femmina. Ogni tanto si faceva vedere anche Oscar, bellissimo gatto selvatico dei boschi. Infine è arrivato un altro cucciolo, il nano. Nel periodo invernale avevo migliorato anche il sito internet Settimo Cielo ed implementato un nuovo e-commerce. Avevo messo a frutto diversi anni di esperienza nel settore e-commerce e i vari studi e aggiornamenti che continuavo a fare quando riuscivo. E ripensandoci adesso, anche alla luce delle successive esperienze che ho fatto negli anni seguenti, non posso fare a meno di pensare all'approccio completamente sbagliato che hanno tutti i piccoli imprenditori. La stragrande maggioranza pensa infatti che, vista la facilità d'uso delle app, sia anche facile stare dall'altra parte, cioè creare e gestire in modo efficace contenuti, ma anche gestire un e-commerce. Spesso, mentre eravamo impegnati nei raccolti o nello sfalcio dell'erba, facevo diverse considerazioni su tutti gli aspetti legati a questi argomenti che sono diventati poi sempre più importanti negli anni successivi. Se pensi che sia possibile realizzare e gestire un e-commerce vero usando esclusivamente strumenti gratuiti, dimostri di non saper niente. Intanto, oggi, se non hai un'adeguata esperienza che si può acquisire solo con anni di lavoro, fai solo errori. Puoi usare piattaforme gratuite come base, ad esempio io uso WordPress da anni, ma poi devi personalizzarle e usare un sacco di plugin che costano, altrimenti non ottieni alcun risultato. Se pensi che la user experience che può offrire un piccolo e-commerce gratuito gestito autonomamente sia paragonabile a quella dei grossi marketplace, significa che non hai capito niente e stai solo perdendo tempo. E poi approfittavo del periodo invernale, dove comunque c'era sempre qualcosa da fare, anche tra i lavori agricoli, anche per sperimentare. Con la mia attività
Ho fatto diversi errori, ma sicuramente uno non l'ho mai commesso. Non ho mai smesso di dedicare tutto il tempo possibile ad imparare cose nuove, studiare e sperimentare. Studiare, aggiornarsi in continuazione e stare al passo con i tempi è essenziale in tutte le cose, no? Però è essenziale anche farsi aiutare da chi ha le competenze per poterlo fare. Da chi ha le competenze, non dai classici chiacchiere distintivo, no? Ti faccio un esempio. Nel 2009, quando ho avviato la mia azienda agricola, anche sui prototipi dei prodotti avevo iniziato a mettere etichette fatte cercando di farle bene, ma soprattutto aggiungendo il codice QR, che permetteva di avere un sacco di info aggiuntive sul prodotto, vedere come era realizzato e tante altre cose. Questo ho iniziato a farlo nel 2009. Bene. 7 anni dopo, la principale organizzazione agricola, Coldiretti, scopriva questa possibilità e assegnava uno dei premi Oscar Green ad un produttore che aveva iniziato ad usare questo sistema. Capisci che se ti fai aiutare da chi ha tempi di questo genere, più che di innovazione, è meglio se parli di archeologia. Per vendere online devi fare un'attività pazzesca e spendere parecchi soldi. Ad esempio, se pensi di poter gestire attività essenziali come il marketing e l'ottimizzazione per i motori di ricerca senza spendere niente e senza avere competenze di alto livello, sei completamente fuori strada e non otterrai mai risultati. Decidi che vuoi fare tu il marketing, la comunicazione, queste cose per la tua azienda? Bene, lo puoi fare. Ti fai un bel po' di anni di esperienza, studi e ti aggiorni costantemente e lo puoi fare. Se invece pensi di poterlo fare nei ritagli di tempo, improvvisando o magari seguendo i consigli di qualche guru di internet, non hai capito niente. Il consiglio è sempre quello di affidarsi a professionisti specializzati, perché non si può improvvisare. E se pensi che i costi per queste attività siano evitabili affidandoti a qualcuno così che improvvisa, ancora una volta non hai capito un bel niente. Se pensi che sia sufficiente pubblicare a casaccio sui social, senza avere strategie, senza sapere niente di psicologia sociale, storytelling, grafica, fotografia, al massimo potrai ottenere like dai tuoi amici, dai parenti, eccetera, ma certamente questo non aiuterà le tue vendite, non servirà a niente. Se pensi di poter fare, ancora una volta, attività essenziali come queste, nei ritagli di tempo, stai sbagliando tutto e non otterrai mai risultati veri, quindi non perdere tempo. Se hai la possibilità di dedicarti a tempo pieno a queste attività, ed ovviamente devi aver acquisito le competenze per poterlo fare, va bene. Altrimenti è meglio se lasci perdere e ti affidi a professionisti veri, facendo però ben attenzione anche a non farti fregare da chi magari ti propone servizi luccicanti, no? E costosi, ma perfettamente inutili per la tua attività. Devi sapere cosa ti serve, se no perdi tempo, perdi soldi. Poi c'era l'altro grande problema da affrontare, anzi il principale, cioè il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per dotarsi delle attrezzature per la lavorazione della frutta e per tutte le attività di marketing e vendita. Come ho già spiegato, la ricerca dei finanziamenti per una startup agricola è praticamente un suicidio. Comunque non mi sono mai fermato e, anche insieme a Nicola, abbiamo partecipato a diverse iniziative per trovare finanziatori. Le ho provate davvero tutte, anche una molto aleatoria. Ciao Alberto, benvenuto! Grazie.
Non posso farti vedere il video perché è protetto da copyright. 120.000! Tombola! Complimenti Alberto! Gli ho fatto mettere qualche brivido indosso. Vabbè, tanto i capelli non se li poteva strappare. Alberto! No, ero partito con le sopracciglia, ma mi sono fermato. Lei gioca per 220.000 euro. Bene, Sing Sing o Song Song, come si chiama il carcere di New York? Song. Pascoli o Carducci che ha vinto il premio Nobel? Pascoli. Iliade o Eneide, dove si racconta del cavallo di Troia? Iliade. Arno Adige, quale fiume sfocia nell'Adriatico? Arno. Antonio o Cleopatra, chi muore prima? Cleopatra. Icaro o Dedalo, chi dei due era il padre? Icaro. 1 o 2, quanti alluci ha Capitan Uncino? 2. No. Quasimodo o Ungaretti, chi ha scritto Mi illumino d'immenso? Quasimodo. Interrogativo o esclamativo, in fondo alla domanda c'è il punto? Interrogativo. Ah! Va bene così. Ha sbagliato 3 volte, lo so. cose che aveva risposto correttamente. Lo so. Alberto, sarà per un'altra volta. Grazie. Anzi, Ma non è finita. Il bello deve ancora arrivare. Prima di proseguire però, metti un like al video per renderlo più visibile, condividilo e non dimenticare di iscriverti al nostro canale YouTube Rurale Digitale. Negli episodi precedenti ho spiegato le diverse fasi del progetto Settimo Cielo, dalla progettazione all'avvio delle attività. In questo episodio racconto cosa è successo dopo. Come ho già spiegato nell'episodio precedente, il problema principale per poter completare lo sviluppo del progetto era la mancanza di risorse economiche. Di strada ne avevo fatta parecchia, ma mancava l'ultimo tratto. Avevo costruito un razzo, ma mancava il carburante per farlo partire. A volte, vista la situazione, pensavo di lasciar perdere per dedicarmi ad altro. Certo, non bisogna mai perdersi d'animo, però se hai sempre il pensiero fisso del reperimento dei fondi per riuscire a gestire la tua azienda, è come se avessi un aspirapolvere che ti succhia dal cervello la maggior parte delle risorse e praticamente elimina anche qualsiasi scintilla di creatività. Certo, mi sforzavo di applicare quell'aforisma di Aristotele che dice: se c'è una soluzione, perché ti preoccupi? Se non c'è una soluzione, perché ti preoccupi? E così non perdevo occasione di invitare possibili investitori. Ne sono venuti diversi, non solo italiani, ma anche americani, tedeschi, israeliani e cinesi. Tutti a fare i complimenti per i prodotti realizzati, ma tutti con una paura enorme ad investire in Italia. Nel mio caso, oltre alle dimensioni dell'azienda in quel momento, c'era anche un'altra cosa che spaventava tutti indistintamente. Il fatto che non avessero potuto arrivare direttamente in azienda in auto perché c'era ancora il problema della strada di accesso. Come ho già spiegato, la strada pubblica di accesso era parzialmente ostruita da oggetti posti abusivamente da alcuni confinanti che vantavano presunti ed indimostrabili diritti sul suolo pubblico. Quando il comune aveva finalmente avviato un procedimento contro questi abusi, i soggetti interessati se ne erano fregati e non erano arretrati di 1 millimetro. Sebbene quindi la conclusione del procedimento del comune invitava gli occupanti a rimuovere ogni cosa lasciando libero il passaggio, questo non è mai avvenuto, così come il comune non è mai intervenuto direttamente per lo sgombero, nonostante lo avesse indicato sul procedimento. Ovviamente io avevo fatto diverse denunce, dato che i reati erano perseguibili d'ufficio. Gli occupanti abusivi erano stati condannati anche per violenza privata, associazione a delinquere e reiterazione del reato. Ma, sebbene dessero un'immagine penosa piagnucolando davanti ai giudici nelle varie udienze, continuavano a fregarsene delle sentenze e tra un ricorso e l'altro il suolo pubblico non è mai stato sgombrato. Sono venuti anche diversi politici, locali, regionali, nazionali, tutti a elogiare gli sforzi, la validità del progetto, eccetera, eccetera. Ma quando dicevo che questo progetto non era basato sull'assistenzialismo e che la politica avrebbe fatto qualcosa di utile solo se fosse intervenuta presso banche, consorzi fidi, investitori, eccetera, affinché sostenessero progetti come questo, ma non con regalie, sussidi, contributi e compagnia bella.
ma con le forme normali di finanziamento che però normalmente sono concesse solo alle grosse aziende. Ecco, quando dicevo queste cose, i politici cosa facevano? Sorrisino di circostanza. E quegli stessi politici erano spesso, e molti lo sono ancora, nei vari notiziari a sproloquiare contro lo spopolamento della montagna, la riduzione dei servizi, la chiusura degli ospedali, eccetera, eccetera, eccetera. Solo chiacchiere inutili, perché queste tendenze si invertirebbero automaticamente se anziché continuare a fare errori politici si sostenessero vere iniziative imprenditoriali, innovative. La necessità di trovare i fondi necessari era quindi un imperativo. Sapevo benissimo che la mia non era una situazione isolata, ma piuttosto comune, pur se con sfaccettature diverse, a molti piccoli imprenditori. Però bisogna anche fare distinzioni. Esistono molte attività che non hanno futuro e non ha senso cercare di tenerle in vita con sussidi. È un inutile accanimento terapeutico. E se chi le gestisce non se ne rende conto, significa che non deve fare l'imprenditore. C'è chi dice che bisogna aiutare i piccoli agricoltori, non l'agrobusiness. Sarebbe una cosa giusta, però solo se i piccoli agricoltori sviluppassero la giusta mentalità imprenditoriale. Altrimenti sarebbe il solito spreco di risorse, ma ne ho già parlato in altra parte del video, dove ho spiegato il marcio e lo spreco che c'è nel settore dei contributi, sussidi e cose del genere in agricoltura, ma non solo. Non voglio dire che il mio progetto fosse il migliore di tutti, però sicuramente non ho mai pensato di poterlo gestire in modo improvvisato, senza un business plan, secondo le stupidaggini della decrescita felice, le cazzate dell'abbiamo sempre fatto così, facendo affidamento su regalie, contributi, sussidi e compagnia bella. Come ha detto l'amministratore delegato di una delle più grosse aziende a livello mondiale, la continuità è meglio della perfezione. Però devi anche imparare a riconoscere gli errori che stai facendo, altrimenti è tutto inutile. Illudersi di fare la cosa giusta, oppure non avere le capacità, le competenze per riconoscere gli errori, è molto comune e i piccoli imprenditori dovrebbero metterselo bene in testa, evitando di insistere in specifiche attività fallimentari. E per farlo devono studiare in continuazione e devono imparare a farsi aiutare da chi li può aiutare veramente, non da chi fa perdere solo tempo e soldi. Pensavo a tutte queste cose ogni volta che dedicavo ore alla raccolta. Mi rendevo perfettamente conto che in quella fase avrei dovuto dedicare il mio tempo esclusivamente alle attività gestionali per lo sviluppo del business, ma continuavo a sbagliare. Dato che l'attività gestionale non dava i suoi frutti, preferivo dedicarmi ai frutti delle mie piante. E a volte mi illudevo anche che magari, prima o poi, qualcosa sarebbe cambiato e magari avrei avuto un aiuto, ma non un contributo o una sovvenzione, un aiuto imprenditoriale vero, cosa che in realtà non accade quasi mai. Da parte di tutti quelli che mi conoscevano o a cui mi ero rivolto per chiedere un aiuto proponendo diverse opzioni, forme di collaborazioni, tra le quali una partecipazione nell'attività in cambio di capitali necessari per svilupparla e cose di questo genere, avevo ottenuto solo chiacchiere. Il progetto c'era, il business plan era realistico e consolidato, visto che l'attività aveva dimostrato di funzionare perfettamente, i prodotti erano apprezzati, avevano grandi possibilità su tutti i mercati mondiali. L'azienda in quel periodo era stata valutata globalmente circa 800.000 euro e ne mancavano circa 100 per sistemare alcune posizioni e decollare veramente. Dalla fine del 2017 sono finite, salvo rarissime eccezioni, anche le nostre partecipazioni a mercatini, manifestazioni, fiere e cose del genere. Altro bell'argomento valutato in modo sbagliato dalla maggior parte dei piccoli imprenditori agricoli. La partecipazione ai mercatini viene data per scontata da quasi tutti.
In realtà, per quasi tutti, è un'attività inutile ed assolutamente non remunerativa. Tutti però si illudono del contrario e, come al solito, non considerano i reali costi. Costi che devono includere le ore di lavoro, quelle necessarie agli spostamenti, le attrezzature, spesso anche qualcosa da mangiare. Invece, cosa si considera? Niente, al massimo il plateatico. Veramente assurdo. Se vuoi avere un minimo di ritorno, devi fare l'ambulante tutti i giorni, altrimenti perdi solo tempo. Poi ci sono le manifestazioni locali, spesso affollatissime, ma quasi sempre anche inutili, perché la gente non le frequenta con il principale obiettivo di fare acquisti, ma di trascorrere qualche ora di svago. Quindi sono distratti e interessati al massimo ad assaggi compulsivi di qualsiasi cosa abbia aria di commestibile. E quelli che pensano di attirare clienti con assaggi generalizzati sprecano solo prodotti. Le manifestazioni a livello nazionale possono essere utili, ma la partecipazione è solitamente molto costosa e spesso non si raggiunge il target giusto. Quindi vanno valutate con estrema attenzione. Un esempio è dato dall'Artigiano in Fiera a Milano con la valanga di persone che vi si riversano. Tutti però anche qui sono distratti e quasi sempre sanno già verso cosa orientarsi, principalmente per i regali natalizi. Certo, considerando l'elevato numero di visitatori si vende anche, però, salvo rare eccezioni, quasi sempre tutti lavorano in perdita e non acquisiscono nuovi clienti. Se non fosse per le agevolazioni e partecipazioni finanziate da enti o associazioni, non ci andrebbe nessun artigiano italiano. Le uniche fiere o iniziative utili a cui mi è capitato di partecipare sono state quelle internazionali B2B come Tutto Food alla Fiera di Milano. Qui puoi veramente far conoscere adeguatamente i tuoi prodotti ed incontrare chi è interessato ad acquistarli come i buyers esteri. Di esperienze me ne sono fatte parecchie, anche considerando quelle con le attività precedenti all'azienda agricola. Quindi faccio tutte queste considerazioni a ragion veduta. Per questo, a fine 2017, abbiamo smesso con fiere, manifestazioni e mercatini. Rimanevano le visite in azienda da parte di gruppi. Queste solitamente erano interessanti ed efficaci grazie al rapporto diretto che si poteva instaurare con i visitatori. Altre iniziative interessanti sono state quelle che abbiamo organizzato per gli studenti di alcuni istituti agrari. Il 2017 e l'anno successivo sono stati praticamente identici e senza particolari novità. Le coltivazioni si ampliavano e i raccolti aumentavano, così come l'impegno richiesto da queste attività. Tra neve, sfalci d'erba, raccolti, visitatori occasionali, tempeste, e di soliti noiosissimi tramonti, l'attività non poteva decollare per le ragioni che ho già spiegato. I prodotti erano apprezzati e si vendevano, ma senza attrezzature adeguate potevamo lavorare solo una minima parte del raccolto. Inoltre, senza economie di scala, avevamo costi di produzione altissimi e lavoravamo in perdita. Infine, non avendo budget adeguato per il marketing, perdevamo un sacco di opportunità.
Nei 10 anni con l'azienda agricola ho imparato tante cose, ma ho fatto anche diversi errori. Però alla fine ho imparato a evitarli. Ho spiegato tutto in una guida che ho scritto. È una guida che è sicuramente molto utile a chi vuole sviluppare una piccola attività, un progetto o realizzare anche un sogno. Il titolo della guida appunto è "Non fare questi errori". La trovi sia in formato ebook che cartaceo. Visita il mio sito all'indirizzo che vedi qui sotto, dove trovi il link per scaricarlo. Uno dei commenti che ho ricevuto me lo ha mandato un giovane laureato in Business Administration. Ho quasi finito di leggere il suo libro e volevo esternarle il mio gradimento verso ciò che ha scritto e come lo ha scritto. Se può essere utile e gratificante, ho trovato quesiti e risposte lavorativi esistenziali in cui mi imbatto dal giorno dopo la mia laurea e aspetti imprenditoriali estremamente utili. Il tutto, a parer mio, scritto con onestà intellettuale e una buona dose di antipopulismo che, nel mondo di oggi, tanto mi manca. In particolare mi trovo spesso a litigare, questo faccio di fronte ai più presuntuosi, sia con gli intellettuali anglo-parolieri che vivono nel proprio alveare cittadino, sia con gli ignoranti fieri della retorica dello sporcarsi le mani. Sono pur sempre un giovane che si appresta a fare un dottorato. Grazie infinite degli spunti offerti. Comunque niente, alla fine non c'era niente da fare e non riuscivo a trovare il carburante per far decollare il razzo che avevo costruito e che era pronto sulla rampa di lancio. Ed era un razzo perfetto, progettato in ogni minimo dettaglio, e la rotta era anch'essa tracciata perfettamente. Nessuna improvvisazione, visioni in stile proviamo, oppure abbiamo sempre fatto così. Insomma, non era un castello di carta come ne esistono moltissimi, destinati a crollare al primo soffio di vento o alla mancanza di sovvenzioni e regalie varie. Non stavo quindi cercando finanziatori per sviluppare un'idea, ma per iniziare realmente a produrre fatturato, subito, senza attese. Però non c'era stato niente da fare e così, quando la banca mi ha comunicato che, viste le 4 rate del mutuo ormai scadute, avrei dovuto provvedere alla copertura del debito di oltre 200.000 euro in 10 giorni, è partito il procedimento che non si è più arrestato. Il 31 gennaio 2019 ha avuto luogo l'asta per la vendita degli immobili che sono stati aggiudicati, anzi regalati, per un importo inferiore al 10% del valore reale. Meccanismi assurdi, procedure incredibili, ottusità e miopia di funzionari che fanno morire le piccole aziende nell'indifferenza più totale, oltretutto applicando procedure e parametri assurdi. Avevo svuotato la casa e la mattina del 3 marzo 2020 l'alba sul Monte Cancervo mi aveva salutato per l'ultima volta. Il progetto Settimo Cielo era finito.
Cosa ne pensi di questa esperienza? Fammelo sapere lasciando un commento qui sotto. Se poi vuoi fare una chiacchierata con me, metti un like a questo video, iscriviti al nostro canale YouTube Rurale Digitale e poi contattami attraverso il nostro sito ruraledigitale.it.